Sto per incontrare una donna che ammiro molto per il suo talento, la sua forza e la sua determinazione. Ha vinto come miglior attrice alla Biennale del Cinema di Venezia. Oggi scopriremo la vera Gemma. On the go. With Ginta. Donna forte, determinata, piena di successo. Sei cresciuta a pane e cinema. Sì. Sono cresciuta proprio sui set dei film western in Almeria, nel sud della Spagna. Si giravano tutti i film western e io stavo lì in un angolino, stando attenta a non disturbare con tutti questi cowboy intorno a me, e ho vissuto un'infanzia un po' da sogno, nel vero senso della parola, perché il cinema è sogno, al punto da aver confuso anche un po' il cinema con la realtà. Beh, capita spesso, no? Dicono per gli attori, è difficile staccarsi da un ruolo. Ma è difficile vivere la realtà, nel senso che poi io ho un po' la tendenza a fare il film della mia vita, a guardarmi da fuori, vivere e a crearmi il film che voglio fare di me. Quindi da una parte questo mi fa realizzare tanti sogni, tante ambizioni, dall'altra mi rende il rapporto con la realtà e la quotidianità noioso. Preferisco il sogno, la verità. Sembra quasi una tecnica di visualizzazione. Sì, ma sai, visualizzare è importante. Io mi sono visualizzata, per esempio, vincere Venezia e dicevo a tutti, io quest'anno vincerò Venezia come migliore attrice. Mi guardavano tutti preoccupati, anche mia sorella mi guardava un po'. Sì, Vera, come per dire, poveraccia, questa avrà l'ennesima delusione della sua vita. Invece io sapevo che in qualche modo un giorno avrei vinto un premio. Raccontami tutto di questa esperienza di Venezia, perché deve essere veramente stato un punto di arrivo incredibile. Beh, per me è stato incredibile perché è stato un punto di arrivo, come dici tu, che è arrivato dopo tanti anni di gavetta. Quindi non è che io ho fatto un film e mi sono ritrovata a Venezia. Io ho fatto un film in un momento in cui pensavo che probabilmente sarebbe stato difficile farcela come attrice. Una volta capito che avevo una grande opportunità, ho dato tutta me stessa, senza riserve, senza pudori di nessun tipo. Mi sono proprio messa nuda nell'anima in questo ruolo e sono stata premiata. Però nonostante mi fossi appunto visualizzata tutta la vita a vincere un premio, non lo dai proprio per scontato, anche perché nella mia sezione c'erano attrici come Penelope Cruz, Isabelle Huppert, quindi diciamo che la battaglia era abbastanza ardua e quando ho sentito il mio nome improvvisamente tutto ha trovato un senso nella mia vita, anche gli errori. E come ti sei preparata? Beh, io ho interpretato me stessa, quindi è stata anche lì un po' una confusione tra cinema e realtà. A un certo punto non sapevo più se stavo recitando o se vivevo la mia vita. I registi hanno scritto un film apposta per me dopo un anno di frequentazione e di amicizia, dove loro mi chiedevano continuamente cose su di me, sulla mia vita, sul mio modo di pensare. E io pensavo che fosse una curiosità dovuta all'amicizia. Dopo un anno mi hanno detto: noi stiamo scrivendo un ruolo per te. Sorpresa. Sì, e lì per lì mi sono sentita un po' violentata, tra virgolette, perché io avevo raccontato tanto di me, ma in via del tutto personale, no? Così amichevole. E quindi il fatto che tutto questo diventasse un film un po' mi spaventava, anche perché i racconti non erano tutti proprio positivi. Ma non è tutto rose e fiori, ovviamente. Esatto, la mia vita non è stata tutta rosa e fiori, al contrario di quello che si possa superficialmente pensare. E quindi poi lì per lì mi sono un po' impaurita, poi mi sono data completamente. Pauroso, mettersi a nudo così non è sicuramente scontato, ma racconta del lavoro che c'è dietro un successo simile. Beh, sicuramente ci sono tanti anni di gavetta, nel senso che appunto io sono arrivata di fronte a questa grande opportunità pronta. Era una vita che ero pronta, ma nessuno me la dava questa opportunità, nessuno ci credeva in me. Ci vuole la costellazione giusta. Esatto, sicuramente, ma ci vuole anche tanta costanza e il non arrendersi mai nella vita. Questo è proprio un consiglio che do a tutti, di non smettere mai di credere nei propri sogni, perché tanto le persone non ti incoraggeranno mai, anzi tenderanno a scoraggiarti. Ho scoperto che questa è una tendenza molto europea, perché in America invece dicono
fail and fail again until you succeed. Yes. Cadi quante volte vuoi, basta che poi comunque il successo arriva se fai quello che ti Io piace. in America mi trovo veramente benissimo, sono stata adesso, ho presentato Vera, presentata da Sean Becker, che è il regista che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes, che è un altro fan del film. E mi sento molto capita là, mi sento libera di esprimere me stessa, il mio modo di essere, di vestire, i miei sogni, tutta la mia verità, e mi sento molto capita lì, mai giudicata. Mi hanno fatto diventare una specie di icon con questo film e si divertono molto con me, con tutte le mie sfaccettature. In Italia mi sento molto più ferocemente giudicata e fraintesa. Capita molto spesso a donne attrici, donne dello spettacolo, non metterti la gonna dopo i 40, Sì. non portare i capelli lunghi. Non portare i capelli lunghi da una certa età in E poi. invece Io sei li ho una presi bambola. in parola, li ho presi proprio in parola. Io credo che ognuno debba rispettare l'idea che ha di se stesso, no? A costo di essere impopolare, a costo di non piacere. Per esempio, ci sono stati dei programmi dove mi sono presentata veramente eccessiva, ma era una scelta. Un conto è essere eccessivi perché non hai gusto e non sai vestirti. Un conto è essere eccessivi perché decidi di esserlo e vuoi far parlare di te. Sono cose In maniera consapevole. in maniera consapevole, provocando proprio, dicendo ok, io vado con la tutina color carne tempestata di Swarovski in televisione per far parlare di me. Quello era un momento in cui io avevo bisogno di dire eccomi qua, io ci sono, io esisto, e quindi usavo qualunque mezzo per attirare l'attenzione. Io so cosa vuol dire essere chic, posso essere molto chic. Ho avuto una madre elegantissima, tutta la vita ho visto attrici elegantissime, però se voglio trasgredire anche all'eleganza e mostrarmi eccessiva, lo faccio. Libera di farlo. Esatto. E il tuo stile oggi come lo definiresti? Ma dipende, io nella vita ho uno stile molto everyday, proprio vado in giro in tuta con le scarpe da ginnastica, adoro le tute della Nike e vado a prendere mio figlio a scuola, quindi sono veramente sempre sportiva e tengo sempre le scarpe da ginnastica perché come ho un'ora libera vado in palestra, quindi sono già pronta per la palestra. Questo è il mio look di tutti i giorni. Molto americano, tra l'altro, Esatto, molto LA. molto LA, infatti ho vissuto 6 anni a LA e vestivo così anche lì. Quando invece lavoro mi piace mettere, per esempio, oggi non ce l'ho, un'eccezione, i miei cappelli da cowboy, che adesso sono diventati una tendenza Iconici. mondiale, tutti con sto cappello da cowboy, è un'epidemia su Instagram, mentre a me mi hanno sempre condannata ferocemente per aver messo questo cappello di cowboy che poi io metto perché rappresenta la mia storia, appunto il western, gli spaghetti western, mio padre, 3 Stetson che sono cappelli americani che lui mi ha regalato, che io porto perché credo che mi portino fortuna. Quindi quello è il tuo accessorio, veramente l'arma segreta. Beh, le armi segrete ce n'ho tante, sono una donna. E poi l'arma segreta più potente è quella quando non ce li hai i vestiti, sinceramente. Quindi Un quando poco di profumo. noi donne siamo belle nude ancora più che vestite, quindi. Sei una donna molto bella. La Beh, bellezza. insomma, sono un tipo, tu sei bella. La bellezza ti ha mai ostacolato? Perché capita. Ma no, ma sai, non sono considerata bella, anzi, ho tantissimi hater che mi insultano per il mio aspetto fisico, mi dicono suo padre era bellissimo, lei poverina, no? Come se io potessi decidere come nascere. Io mi ritengo molto affascinante, non dovrei dirmelo da sola, però credo di esserlo e penso che il fascino sia ancora più importante della bellezza, perché la bellezza con gli anni passa, il fascino può aumentare. Tu quando eri adolescente, nel gruppo di amici, chi eri? La simpatica, la sportiva, il maschiaccio? La bullizzata solitamente. La bullizzata, perché? Sì, perché io già da piccola ero molto diversa. E io sono nata diversa, non ho mai ostentato o voluto esserlo, si nasce in un modo, no? Quindi facevo fatica a ambientarmi, a mettermi nei gruppi, avevo un modo di vestire completamente diverso da tutti, andavo già a 16 anni in giro con questo cappello da cowboy, ho le foto, ho le prove. E quindi le persone mi guardavano, non mi capivano, pensavano che io fossi appunto un po' strana, in realtà io rispettavo il mio modo di essere già da allora. Come l'hai superata?
Ma ancora non l'ho superata, faccio ancora fatica, nel senso che poi ogni volta che vengo offesa su internet da persone ignoranti che non sanno niente di me, della mia carriera e che mi offendono, è come se rivivessi quelle offese di quando ero più piccola e ci lavoro ogni giorno per non starci male. Non mi viene automatico. Cerco di continuare a essere me stessa, fregandomene del parere degli altri, però mi fa soffrire appunto non tanto il giudizio, che è una libertà di ognuno, no? Però poi dipende, cioè è una libertà di ognuno se resta Ma i famosi nei canoni dell'educazione. leoni da tastiera. Esatto, però l'essere fraintesa mi dà molto fastidio. Cioè il passare, per esempio, a essere una persona molto spontanea, no? Che a volte ha parlato romano nei reality, allora sei un ignorante, sei una burina, sei trash, sei cafona. Io sono laureata, parlo 3 lingue, sono tutto tranne che ignorante, ho pubblicato 2 libri. Quindi vedere quanto siano lontani dalla realtà mi dà fastidio perché non mi fa sentire capita. Allora forse è anche colpa mia, no? Forse sono io a dover tirar fuori altri aspetti di me, però io non mi sforzo mai di piacere o di tirare fuori la cosa giusta al momento giusto, sono sempre me stessa. Beh, non saresti vera. Esatto, vera di nome non mi viene automatico. E il tuo rapporto con i social quindi è un po' conflittuale? Un po' conflittuale, però poi alla fine mi diverto, pubblico stories su Instagram, diciamo che sono abbastanza dipendente dai social come tutti, ecco, non ho questa grande superiorità di dire io non sto su Instagram, Ma anzi, io ci un sto peccato. e come, ci sto e come, perché ho anche tantissimi fan che mi adorano, mi scrivono delle cose bellissime, cerco di rispondere a tutti, quindi credo che sia un modo anche per socializzare, una forma di generosità. Essendo un personaggio pubblico tu in qualche modo ti devi dare agli altri, non puoi vivere nascosta. Sei una che viaggia? Io tantissimo, Sì. io non posso vivere senza viaggiare, sono un po' zingara nell'anima, amo proprio non stare mai nello stesso posto, posso resistere massimo 2-3 mesi a Roma, poi devo andarmene. Poi vivo tra Roma e Los Angeles perché il padre di mio figlio è americano, mio figlio ha il doppio passaporto, quindi devo andare lì 2 volte l'anno per permettergli di stare con il padre e l'America è un po', diciamo, la mia seconda casa. Cosa ti porti quando torni a casa? Cosa ti porti da un viaggio di solito? C'è un oggetto piuttosto che un pensiero? Io ho piuttosto che degli uno sguardo oggetti di un trash incredibile che sono le calamite, sai le calamite? Certo, quelle, da frigo. Quelle, e le metto sul frigo. Fantastico. E con mio figlio ogni tanto guardiamo il frigo e diciamo guarda tutti i posti dove siamo Ti andati. ricordi? Sì, e ci ricordiamo, lì eravamo a Madrid, lì a Vienna. Hai avuto un momento in cui hai detto ce l'ho fatta, quando è arrivato il successo? No, perché io non sento mai di avercela fatta, non sono mai soddisfatta, vivo una perenne insoddisfazione, una perenne ricerca di qualcosa di più. Nonostante mi sia apparentemente accontentata, in realtà le mie ambizioni sono enormi e punto sempre a cose incredibili che se le racconto mi dicono sì, vabbè, ciao, ma io so di poterci arrivare e quindi lotto sempre per avere qualcosa di grande. Ti ricordi il tuo primo ruolo? Il mio primo ruolo era nella Sindrome di Stendhal di Dario Argento e facevo una poliziotta, avevo una scena con Asia ed ero felicissima perché io facevo già teatro da anni, io ho fatto anni di teatro, di gavetta, cioè quando vedono il mio curriculum gli agenti si spaventano, mi dicono ma quanto hai lavorato? E poi mi scrivono su Instagram, ma chi è questa che ha fatto? Gli vorrei dire, guarda, se sapessi, ho iniziato a 16 anni a lavorare. Cinema, l'essere attrice e la maternità. Come si sono combinate le due cose? Perché tante volte la maternità ti toglie tanto, ti dà tanto. Per te com'è stato? Per me è stato bellissimo perché io sono diventata mamma, io faccio tutte le cose un po' in ritardo, protagonista in ritardo di un film, mamma in ritardo, sono diventata mamma a 40 anni, quindi sono stata felicissima di esserlo, pur non avendolo sognato tutta la vita, non mi vedevo madre, però a 40 anni ho deciso di diventarlo e mio figlio è meraviglioso, abbiamo un rapporto stupendo, molto molto sincero, amichevole. E lui mi sostiene in tutte le mie cose, mi dice sempre mamma sei bellissima. A me qualcuno ha detto che il primo vero amore di un uomo è la madre
E l'ultimo vero amore di una donna è il proprio padre. figlio. Ah, il figlio. Il figlio. Ah, il figlio, è vero. Io l'ho sentita tantissimo questa cosa. Infatti mio figlio è un po' innamorato di me, secondo me. Però io ero un po' innamorata anche di mio padre, oltre a essere innamorata di mio figlio. Ci sono un sacco di storie d'amore qua in Che famiglia. bello. Però essere innamorata di mio padre era facile, era talmente bello. Voglio dire, come si fa a non essere innamorati di Giuliano Gelli? Se non facessi l'attrice, non facessi quello che stai facendo oggi, chi saresti? Probabilmente una scrittrice. Io amo molto scrivere e faccio anche documentari scritti da me. Mi piace la regia, sarebbe qualcosa sicuramente che già faccio nell'ambito dello spettacolo, della creatività, dell'arte. È impensabile fare qualcosa che non sia artistico per me, non potrei mai. Quindi sarei regista, sarei scrittrice, sarei sceneggiatrice o autrice di programmi, farei cose appunto nell'ambito dello spettacolo. Quando è tuo, è tuo. Sì, Senti, ti va di fare un gioco? sì, certo, giochiamo. Vediamo cosa c'è nella tua borsa. Ah, oddio, cosa Sì! c'è nella mia borsa? C'è un casino nella mia borsa. Allora, intanto è una Givenchy molto Bellissima. chic. Il telefono, quello Sempre ce l'abbiamo connessa? tutti. Ah, questa è la pochette che mi ha regalato Bella, Elettra Lamborghini. bellissima, Vedi, ce l'hai di fantastica, Elettra, sì. E abbiamo la cipria, Ah, così sei sempre pronta per il set? il correttore di Yves Saint Laurent Touche Éclat. Questo, io mi Fantastico. trucco pochissimo, come puoi Si vedere. vede, si vede. Metto solo il mascara, il correttore e la cipria. Quindi questo andrebbe sull'isola deserta. Questo con è te. pazzesco, il Touche Éclat nell'isola deserta, irrinunciabile. Questi sono campioncini di Guerlain. I profumi, me lo metto un po'. I profumi devono essere rigorosamente francesi. Buono Mi questo. dispiace per tutti quelli che fanno i profumi in Italia, però i numeri uno per i profumi sono i francesi. Ma è vero che il profumo ti dà già un tono, ti dà un Madonna, io amo il carattere? profumo, sono sempre improfumata e lo metto anche prima di andare a dormire, come Marilyn Monroe. Ah sì? Sì. Bellissimo. Però ovviamente ce ne ho due tipi, le Mas de Cartier non per andare a dormire ma per uscire o per le cose di lavoro. Quello per andare a dormire solitamente è più leggero, un profumo alla vaniglia, una cosa un po' più fresca. Più Però aromaterapia. mi riempio di profumo. Io appunto devo scrivere, quindi Ah, ho la mia agenda, bellissima. Sei vera, me l'ha regalata un mio amico e ho scritto Sei vera. Cosa scrivi? E scrivo Pensieri, tutto quello che mi dediche? viene in mente, cioè se ho delle idee, una frase, un'impressione che qualcuno mi dà, magari sto seduta in un bar, tiro fuori questo e scrivo e ce l'ho sempre in borsa. Talmente bella che se mai avrò una figlia la chiamerò Vera. No, grazie, Sì, ma che sei carina che fantastica, sei. che carattere che Ma hai. grazie. Bellissimo. Grazie. Vera Gemma, grazie ancora per essere stata qui con me. Grazie a te, è Oggi. stato un piacere. E non vedo l'ora di vederti nei tuoi nuovi progetti. On the go On the go. with Ginta.